della segreteria telefonica di, dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio. Mamma. Mamma. Mamma, aiutami. Fai ciò che dice. Mamma, fai ciò che ti chiede. Leva della mia vita. Halt! Sergente Bartholomew Allen. Questo è il territorio di Arkham, non avete giurisdizione per procedere oltre qua con le indagini. Siamo dalla squadra omicidi, sono il detective Blake e lei il detective Willett. Stiamo cercando una persona presumibilmente scomparsa tra Arkham e Innsmouth. Non mi interessa chi siete. Non voglio agenti nelle mie indagini, perciò tornate da dove siete venuti. Sergente Allen, stiamo cercando una persona, Joseph Corwin. Secondo la testimonianza di Gloria Wilmart, la madre della ragazza scomparsa, Nora, corrisponde a un modus operandi di casi di omicidio avvenuti 40 anni fa. Lei sa niente? Corwin. Lo conosce, vero? Sì. È morto. È morto 40 anni fa, è un caso di 40 anni fa. Il distretto aveva classificato come un caso di negromante. Negromante? Sì, un negromante. Uno stregone che praticava vampirismo per ottenere l'immortalità, ma sono solo storie maledette. Eppure qualcuno sta cercando di far rivivere quelle storie, sergente. Abbiamo dei casi di persone scomparse esattamente come allora. Non credo che questo sia un semplice caso di imitazione. Ammettendo che la vostra storia combaci con quella di Corwin di 40 anni fa, questo caso va ben oltre la razionalità umana. Corwin è morto. Ma scusi, come fa a sapere che è morto? C'è una tomba? Ha visto un corpo? Che cosa dovevo analizzare, Blake? Un cadavere in decomposizione? Delle ceneri? Che cosa vuole che le dica? Che un assassino di 40 anni fa è ancora in vita? Avevate almeno un identikit di Corwin dell'epoca? No, gli abitanti di Arkham hanno bruciato tutto, e anche la sua casa. Per questo è rimasto insoluto per tanto tempo. Vabbè, ma ce lo poteva dire subito che gli avevano dato fuoco. Bob. Scusate, ma se pensate che è morto nell'incendio, perché lo tenete ancora nei casi irrisolti? Non abbiamo trovato le tracce del suo DNA. Per questo diciamo che è rimasto insoluto per tanto tempo e non avevamo abbastanza prove. Pensiamo che sia morto altrove. Comunque datemi retta. Se Joseph Corwin sembra essere tornato, meglio se viene tornata a Innsmouth. Sergente Allen, noi non ci fermeremo solo perché lei ha paura dei fantasmi. Se lei non crede alla storia che le ho appena raccontato, signorina Willett, allora prego. Arkham la attendeva da molto tempo. Siamo sicuri che si trova qui? L'ultimo avvistamento di Nora Wilmart è qui, Bob. Dove altro va a cercare? Alla tavola calda, non sarebbe una cattiva idea. Solo tu pensi al cibo in queste occasioni. Sentiamo, cosa ci fa una ragazza come Nora Wilmot in un posto buio come questo? A Nora piaceva la natura. Non l'hai letto il dossier? Ho perso questa informazione. Niente, prima di 2 ore la scientifica qui su non ci arriva. Non è Nora. Eh no. Mamma mia. Senti, mi sa che ha fatto proprio bene a filarsela via. Quindi abbiamo a che fare con un imitatore di Joseph Corwin. Eh sì. Mamma mia, come ha combinato male sto ragazzo. Oh! Buono! Buono! Dov'è? Chi? Il necromante! Ma come fa a essere ancora vivo questo? Oh mio Dio! Il mio volto! Voi state con lui! Oh! No! Lascia! Buttala! Buttala, non lo fare! No! No! Quale mostro può portarti al suicidio?
Jet! Qui! Zair int Mustravat. 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 Esen pans Iliad Santi Urak Arivast. Irik Surat Ravat. 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 Yog Satot Envy. Dove sono finito? È in ospedale, Allen. È stato attaccato dall'imitatore. Ancora lei crede in un imitatore? Era Corwin. Sì, o chiunque esso sia. No, no, era proprio lui. Il libro era suo? L'ha aperto. Non doveva aprirlo. Se le leggende dicono il vero, è il suo Necronomicon. Lì dentro ci sono tutte le sue più cruenti oscenità. Non possiamo lasciarlo libero, Allen, dobbiamo scovarlo. Nei suoi occhi vedo il terrore, signorina Willett. Ma lei vibra solo con il ricordo di esso. Io invece dovrò conviverci tutta la vita. Mi guardi, Rina Willett. Mi guardi bene. Mi faccia un favore, detective. Lo trovi. Lo faccia tutto Arkham. E quando lo trova, lo uccida! Ehi, ma stai bene? Abbiamo a che fare con un serial killer. Il primo indiziato è Charles D. Ward. Che è sta roba? Che è sta cosa malata? Andando avanti così credo alla leggenda di Allen. Certo che ci voleva il serial killer stregone adesso. Vuoi prendere sul serio il problema? Allora, era un problema da sbirri fino a mezz'ora fa. Adesso servono i Ghostbusters. Signor Ward, squadra omicidi, apra la porta. Signor Ward, abbiamo mandato, apra la porta, lo sfondiamo.
Libero. Mamma mia, che schifo di puzza. Guarda là l'immondizia. Questo non è qui da chissà quanto. È calda, era qui fino ad oggi. Mio Dio. Il suo scopo non è collezionare volti. Non lo dire nemmeno, Elena, mi sembra chiaro come il sole. Ma perché costruirne una e automutilarsi? Te lo dico io qual è il termine tecnico. Follia. Cristo santo, Elena, vuoi dargli un senso a tutto questo? Che fai? Oh Cristo, che è quello? Sto in culo. Ho fatto venire un colpo. C'ho i nervi scossi. Prova l'immagine sul libro. Sì. Leggi il libro. La mia vita era una bugia senza fine, ma ora so la verità. Ma ora so la verità. Ho appreso che la mia vita era lo scopo di mio nonno, Joseph Curwen. Ma la sua magia non basta, devo operare per conto mio. Ho compreso che i pezzi sono molto Che i pezzi fastidiosi. sono molto fastidiosi. Ho dovuto sedarli con Xanax e amorfina. Precisioni. Mancano ancora 7 pezzi per il mio completamento. Il primo pezzo è stato difficile da reperire. Vedeste con quale ignoranza e lentezza del suo passo non si sia accorto della mia presenza. La sua tranquillità era angosciante, ma la sua paura era eccitante. Secondo me a questo non gli basterebbe una sessione. Ti rendi conto che casino è questo? Taglia a volte e se li incolla addosso. Analizziamo i fatti. Noi non conosciamo la fisionomia di Joseph Curwen, ma dai disegni abbiamo un riscontro parziale del volto. Arriva al punto. Se lui diventasse riconoscibile, Potremmo perseguirlo. devi fermarlo prima che completi la sua opera. Come facciamo? Non sappiamo chi sarà la sua prossima vittima. O se non l'ha già fatta fuori nel frattempo. Non lo so, Bob, ma dobbiamo almeno tentare. È andato di là! Seguilo! Ti raggiungo appena arrivano i rinforzi! La fretta ti ha rovinato l'effetto sorpresa! Charles! Sappiamo cosa hai fatto! Non è troppo tardi per guarirti! Troppo tardi! Non lo è, fidati! Charles! Charles è morto! Il tuo volto è qualcosa del mio. E quello che è mio non è tuo! Charles! Perché l'hai ucciso? Come perché? Era la tua vita o la sua?
Che poi voglio proprio vedere a chi mancherà sto povero bastardo. Non abbiamo prove a sufficienza. Abbiamo un video, un libro, un diario, una testimonianza, una casa degli orrori. Cos'altro vuoi? È finita. Sono venuti per te! No! Sono venuti per te! Tu non puoi fermarmi! Io so chi sei! No! Tu sai chi ero! Il mio lavoro è qui. Il dolore, il sacrificio, tutto ha avuto un senso. 7 persone sono morte. Un sacrificio necessario per il mio piano. Non ho bisogno di capire il tuo delirio. Voglio solo sapere dove sei. Ah, la solita ossessione per il volto e per l'identità. E se ti dicessi che non avessi più bisogno, che il mio capolavoro non ha una forma, ma vive nel dubbio che lascia. Ti troverò, Joseph Corwin. Corwin è solo un simbolo, potrei essere altro. Blake, perfino qualcuno che hai salutato stamattina, senza pensarci. Non conosci manco più la tua faccia. E tu non conosci più la mia. E questo è il dubbio, vero? Guardarti allo specchio e non sapere se sei ancora tu o se qualcosa è passato attraverso. Hai ucciso degli innocenti per questo. Leonardo impiegò anni per completare la giornata. Michelangelo sanguinò scolpendo il Davide. Anche l'arte richiede un prezzo. Te sei solo un assassino.
l'incarnazione del terrore più puro. Non avere un volto da incolpare. Dimmi dove sei ora! Oh, mi stai già cercando, Elena. Ma non sai dove